Ogni lunedì mattina vi tengo compagnia con 20 minuti di sproloquio a braccio, senza limiti e senza filtri. Appuntamento alle ore 7 solo su Radio Rossonera. Ogni lunedì Radio Rossonera ti porta sul campo con la stanza di bottoni, l'analisi tecnico-tattica delle partite del Milan. Ogni settimana focus sui gol fatti e subiti, analisi dei moduli e delle azioni di gioco in compagnia di Simone Cristao e di mister Emanuele Bottoni. Appuntamento tutti i lunedì alle ore 19 solo su Radio Rossonera. L'inverno è un viaggio. Vivilo con Kumo. Ci sono viaggi che non si misurano in chilometri, ma in esperienze. Vivile con gli pneumatici Kumo. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, è il 13 ottobre del 2025, buon lunedì pomeriggio qui dal Talk, il primo di una settimana che finalmente ci porterà fuori dalla sosta, anche se siamo veramente nel pieno delle partite delle nazionali, per ritornare a giocare la settima di Serie A, Milan-Fiorentina alle 20:45 con quelli che rimarranno, insomma, che potranno giocare la partita. No, scherzi a parte, ci sono un po' di problemi da affrontare, ne affronteremo quest'oggi con Beatrice Sarti. Ciao Bea. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Enrico Boiani. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Morgan in regia, 13 grafiche per lui, tra nazionali infortunati e sostituti, Ken, Leao, il comunicato del Como, c'è un po' di tutto, c'è un Kunku tra l'altro, e per dirti quanto è la mia disperazione in questi giorni senza le partite, stavo vedendo che la nazionale maschile di calcio di Curaçao è a un passo da andare ai mondiali. Detto questo, va bene. Detto questo, Morgan aveva fatto una sorta di primo piano su me e Bea perché siamo dello stesso pantone con i vestiti. Sì. Senza metterci d'accordo, penso un po'. Non so, rosso vendemmia. L'ha deciso lei, io non c'entro niente. Esiste il rosso vendemmia. Vinaccia no. No, vinaccia no. No, vinaccia no. È un più... sì, è Bordeaux. Un color vino. Bordeaux. Ma da casa come si vede? Giusto per capire. E anche Bordeaux. Grazie a Daniele Torracco che a cavallo ha rinnovato i suoi 35 mesi di abbonamento. Grazie. Sempre i migliori. Grazie Daniele per il rinnovo Daniele, di abbonamento. Sei tu il migliore, come sono i migliori tutti coloro che rinnovano il proprio abbonamento, che si abbonano per la prima volta, che tornano ad abbonarsi. Insomma, ragazzi, in questi giorni di sosta, grazie davvero di cuore a chi è ancora con noi, chi continua a essere con noi. Mi raccomando, se vi scade accorgetevene e rinnovate. Sì, ci scrivono che è color du Garry, cioè Bordeaux, esattamente Bordeaux. Lasciamo perdere, ferita veramente ignobile quella, ma andiamo avanti. Sì, no, non è tra Sudeciuk, per il non... per, diciamo così, spiegarla, è quello che viene su dal, diciamo così, quello che ha bevuto dall'ubriaco. Ok. No, dai, no, direi di no. Ecco, per non dire vomito, ecco. Ok. Grafica numero 1. Morgan, vediamo il prossimo turno che ancora ce n'è. Che stiamo aspettando con tanta premura. Sì, ma il campionato ricomincia solo sabato. Io non vedo l'ora che ci sia Lecce-Sassuolo. Non avrei mai pensato di dire questa frase, te lo giuro. Non avrei mai pensato di dire questa frase, invece te la dico. Lecce-Sassuolo sabato
alle 15 insieme a Pisa-Verona. Vuoi vedere Pisa-Verona magari? Ma guarderò bel, anche Pisa-Verona. bel pomeriggio di sonnellini questo. Torino-Napoli? Beh, sì. Già più interessante. Sì. Sabato alle 18 con la sfida tra due che ieri si sono affrontati, tra Che Adams e Højlund. Sì. No, non ieri, ma si affrontano nel girone. Anche Højlund e McTominay allora potevi dire. Højlund e McTominay, ma sono nella stessa squadra, Appunto. invece qui sono contro. Ah, ok. Roma-Inter sabato alle 20:45. Dai, questa è da Questa pizza sì. e coca. Sì, dai, questa è una da bella- pizza, bibita. Questa è una bella partita da sabato, dai. Mi piace. Como-Juventus alle 12:30. Tra poco parliamo del Como, ma in riferito ad altro. Cagliari-Bologna alle 15 insieme a Genoa-Parma. Wow. Atalanta-Lazio domenica alle 18. Milan-Fiorentina domenica alle 20:45. Avete impegni? Eh sì, sono a San Siro. Torniamo al nostro orario di lavoro. Ormai la domenica sera si lavora. Esattamente. Cioè, si sa. Mentre non lavoriamo fortunatamente di lunedì, quando invece ci sediamo davanti al televisore a goderci Cremonese Un'altra Udinese. puntata di una serie che ci piace, credo. Torneranno venerdì a questo punto anche i pronostici, ci sarà uno di voi che giocherà, eccetera, eccetera, eccetera. Ma Solo venerdì. solo venerdì, perché domani invece a Udine c'è ancora l'Italia. Sì. Grafica numero 2, Morgan, con insomma l'Italia un po' in questa sorta di lungo limbo che probabilmente sì. la condurrà fino a marzo, quando invece poi si giocherà per davvero il mondiale. Beh, allora, la partita di domani in realtà è abbastanza importante, perché l'ultima volta con Israele ci ricordiamo tutti com'è andata. Sì. Cioè 5-4 al 90°. Sì, però è una partita in meno, dai. Che è più alta con la Norvegia. Sì, appunto. Dico, non è così banale la partita di domani, perché poi metti che le cose dovessero andare male, t'agganciano, hai quella partita da pressione. Io non farei lo schizzinoso. Bisogna vincere e poi, Poi la serve a questa Norvegia squadra è difficilissimo. vincere. Che, Anche X, se no. no, Mal che vada, non devi perdere, perdere. ovvio, però poi per sperare in un primo posto serve che la Norvegia faccia un harakiri completo totale da qualche parte, tipo in casa Ma con con chi? l'Estonia. No. E quindi ormai è molto complesso. È un peccato secondo me, questo è un po' un errore. È un peccato che non conti la differenza reti nello scontro diretto, ma conti la differenza reti totale, perché Vabbè, ma se fai un paio di gol con Israele e poi con la Norvegia ne fai 15, ne fai forse sì. una ventina, tipo. Sì, servono quasi una ventina. Ce la fai, diciamo, a Sì, passare sì. La Norvegia. Se ci rivediamo a Ragazzi, marzo per è giocarcela. andata così. Purtroppo quella partita con la Norvegia è stata il nostro scalino negativo. Prima Come del cambio giustamente ci scrivono da allenatore. casa, sei più Esposito entra dall'inizio, forse abbiamo buone chance di fare questa 15 gol. trentina di gol. Grafica numero 3, che poi adesso è fuori da dibattute, eccetera. Perché infatti c'è sta rosicata completa No, su ma Pier non è Esposito? rosic- no, non è non una rosicata, rosicata. La rosicata non è su di lui, è no, sul- però in generale c'è sto clima attorno a questo ragazzo che non Sì, ma li hanno capisco. creato gli stessi Appunto, che in teoria appunto, dovevano crearlo, appunto. cioè quelli che in teoria dovrebbero proteggerlo. Cioè i tifosi, eccetera, e compagnia cantante No, ma infatti, dell'altra sponda cioè, di Milano. Perché in brutto. realtà il giocatore è anche un buon giocatore, però gli stanno veramente mettendo una pressione loro stessi da folli. Però vabbè, No, ma fatti pressione loro. anche questa narrazione così tanto esagerata nei suoi confronti che, a parte che non gli fa bene, non fa bene proprio al giocatore in generale, però non so se ne parla tanto, cioè, troppo. Un giocatore giovane che sta crescendo, vediamo quello che farà, così come con Camarda. Stasera c'è la Francia Sì, con Maignan, Rabiot e Nkunku per la seconda partita. La prima vinta 3-0, ha visto Maignan giocare tutta la partita, Rabiot 70 minuti, Nkunku 11. Nkunku tra poco ne parliamo, dovrebbe essere titolare questa sera con una nostra vecchia conoscenza, peraltro. Pavlovic invece ha giocato tutti i 90 minuti in Serbia-Albania, sconfitta per 1-0, gol di Manai. sì, non una prova superlativa di Sì. Pavlovic, purtroppo. Né sua né della Serbia. No. Insomma. Vabbè. Anche Vlahovic ha sbagliato una roba che, vabbè. Vabbè.
Poi giocherà con Andorra martedì. Pulisic ha giocato 17 minuti finali e ne è subentrato intorno al 70° in Stati Uniti-Ecuador 1-1. Vediamo cosa deciderà di fare Pochettino in Stati Uniti-Australia di mercoledì notte, perché si gioca praticamente nella nostra notte tra martedì e mercoledì, ma già mercoledì mattina alle 3. Modric ha finito, Sì. ha giocato 90 più 21 ieri. Quindi ha fatto tutta la sua esperienza in nazionale per questo giro. Domani a Milanello per allenarsi. Oggi giorno di riposo, bello sereno, sul divano. Bene, bene. Domani a Milanello. A dormire le sue tantissime ore per recuperare. Salma Kher dell'Inter. Salma Kher ha giocato i suoi bei 60 minuti, dopodiché si è fatto male. Tra poco ne parliamo. Invece dell'Inter non ha giocato. Vediamo se per caso gioca stasera contro il Galles. Da subentrato, perché non è dato nei titolari. Jimenez ha giocato 70 minuti in Messico-Colombia, finita, non l'ho messo il risultato per pietà, perché hanno preso una rumba incredibile, hanno preso 4 pere dalla Colombia. Gioca ancora sempre nella notte di mercoledì, ma questa volta contro l'Ecuador di Estupinian. Morgan, mettimi pure anche la prossima grafica. Estupinian che ha giocato la prima partita, ma difficilmente giocherà la prossima, e tra poco parliamo anche di questo. Lo vedete lì, in Stati Uniti e Ecuador ha fatto 44 minuti, poi infortunio ed è uscito. Loftus-Cheek è tornato a giocare con l'Inghilterra, 20 minuti finali in Inghilterra-Galles 3-0, gioca domani con la Lettonia. Sì. Gabbia, vediamo se sarà coinvolta nella difesa 3, che probabilmente sarà schierata contro Israele domani. Con l'Estonia non ha giocato. Bartesaghi ha fatto 90 minuti con l'Under, gioca in teoria anche domani alle 18:15 con l'Armenia. Leao è già tornato a Milano dopo che il Portogallo ha deciso che non era più cosa, visto che non sta bene. Mezz'oretta con l'Irlanda, ma poi è già a Milanello e oggi era qui e ne parliamo tra poco. Atacame con l'Under 21, Atacame interessante perché se Salma Kher si è fatto male, Sì. 88 minuti contro l'Islanda, Sì. Under 21, gioca con le Faroe martedì. Tutti martedì giocano, Ci sono tante partite martedì, mercoledì e poi si torna a Milanello. Allora, questi sono stati i nostri nazionali. Non un minutaggio elevatissimo alla fine, ce n'erano tanti in giro, però alla fine tra una cosa e l'altra ancora, alla fine quello che ha fatto l'unico che ha fatto veramente 90 minuti è stato Mike, insieme a Tekame che ne ha fatti 88. Sì, Modric ne ha fatti 110. Modric ce ne ha fatti 1,90, l'altra si è mezzo riposato, insomma, alla fine per ora il problema grosso, anche Paolo ci ha fatto 90. Il problema grosso è che qualcuno di questi è uscito un po' acciaccato. Sì. Grafica numero 5, Morgan, li andiamo a vedere quelli che sono usciti non benissimo da questa prima parte di sosta nazionale, perché in realtà Deve finire ancora la sosta. Rabiot, Eccoci colpo al soleo, stasera dovrebbe partire in panchina, cioè stasera, domani. No, stasera la Francia. Quindi problema al polpaccio per lui dovuto a un colpo. Mi rimette nelle mani di Deschamps. Sì, che speriamo che faccia il suo, nel senso che la Francia comunque ha una panchina molto lunga, tante alternative. La Francia ha anche già un piede, 3/4 se non 2 direttamente qualificati al mondiale, e quindi insomma speriamo che Adrien possa star fermo, riposare e non rischiare. Da un micro punto di vista mi verrebbe anche da dire, se invece lo vediamo che entra vuol dire che sta bene, no? Dall'altro invece mi verrebbe da dire meglio che sta fermo, che non faccia niente, anche se sta bene e che stia buono, e quindi ecco, con l'assenza di Salma Kher, con l'assenza anche di altri, no? Forse Stupinian, cercheremo di capire, con i rientri tardivi di Pulisic e Jimenez, perdere anche Rabiot sarebbe delittuoso. Cioè speriamo che Adrien possa giocarla a Milan-Fiorentina, perché è troppo importante, cioè. Camavinga, Koné, Olise, Olise fa un altro mestiere, e Khéphren Thuram. Sì, ma tanto Deschamps fa quello che vuole.
Sì, ma un po' di buon Per me senso poteva, spero che per non me giochi poteva anche già stasera. mandarlo a casa, nel senso, se ha avuto una botta Ma allora, al non sono soleo. tantissimi. Ha convocato. E quanti difensori ha convocato? Digne, Gusto, Lucas Hernandez, Teo Hernandez, Konate, Koundé, Saliba, Upamecano. Un po' tantini. Davanti a. Ne ha convocati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, perché hanno Vabbè, ma buttato dentro valuterà, tutti. esatto, valuterà anche i vari Nkunku, i vari Akliush, i vari Olise più in tre quarti, cioè nel senso giocherà più come una sorta di 4-2-3-1 che 4-3-3, perché altrimenti non fai quelle convocazioni lì. Se giochi a Si 3 e scrive mezzo convochi tutti. Ocean, giustamente, che Rabiot è il cocco di Vero. Deschamps, Ho ma è il capito. figlio di Allegri. Io, tra il figlio e il cocco, per me, Però vince il figlio. Deschamps lo ha da anni. Allegri si è un po' interrotto con Rabiot. Non lo so, cioè, sono sincera, questi stop fisici non c'è chiarezza in niente. Perché, cioè, anche oggi, no? Ne parlavamo in redazione, cioè, su Leao non si sa. Su Salma Kerr non si sa. Leao speriamo Su che sia una Rabiot sorta di non ritardo si di sa. condizione. E Stupinian e Pulisic, Caviglia, cioè in realtà per me potrebbero esserci tutti e 5 per Milan-Fiorentina, come potrebbero non esserci tutti e 5, cioè in questo momento la chiarezza su quello che hanno questi giocatori non c'è. Ma l'unico che rischia davvero di saltare la Fiorentina è Salma Kerr. Sì, Gli altri, in un modo o nell'altro, per me potrebbero anche esserci più o meno tutti e 4. La speranza è Il quella, quinto. la speranza è quella, è ovvio che le risposte finali, oltre dagli esami di Salma Kerr, ce l'avremo poi sabato, quando Allegri parlerà in conferenza stampa, ci dirà chi c'è, chi non c'è. Io sono anche preoccupato da Pulisic, devo essere onesto. abbiamo le parole poi di Pochettino che ha parlato comunque di Pulisic. Perché comunque non tanto per la condizione, perché comunque loro tornano a Milanello adesso, magari Rabiot ha preso una botta 3-4 giorni, la smaltisce, bella lì, idem Stupinian, no? E Pulisic, se torna con una caviglia che si gonfia quando gioca e torna giovedì e deve far scarico e quindi utilizzabile per gli allenamenti venerdì, non è una roba da niente. Ecco, io spero che Pulisic stia bene per Milan Fiorentina. Mi preoccupa quasi più lui che appunto Rabiot e Stupinian, eccetera. Grafica numero 6, Morgan, andiamo a vedere gli altri, perché come detto, Salma Kerr bisogna capire un po' dagli esami il tipo di problema muscolare che ha avuto. Sempre che poi insomma, venga battezzata nella maniera giusta, tra contratture, stiramenti, elongazioni, eccetera, eccetera. E Stupinian ha un problema alla caviglia, di cui non si sa onestamente molto altro, però in buona sostanza è uscito poco prima dell'intervallo per un problema alla caviglia e non sembra essere papabile per la prossima, peraltro proprio contro Pulisic. Invece, come ha detto Pochettino, ci sono le parole, Bea. Sì, ha detto che Christian ha sofferto durante la prestagione di un piccolo problema alla caviglia, quindi se lo porta dietro. Dopo l'allenamento di mercoledì la sua caviglia era un po' gonfia. L'obiettivo è essere pronto per la prossima contro l'Australia. Queste parole non sono di oggi, sono della sosta, diciamo, della nazionale su Pulisic. E poi ha giocato, quindi. E poi ha giocato quel quarto d'ora. Però c'è, nel senso... Ah no, ma l'Australia è la prossima. Sì, la prossima. Ma cosa se ne fa di giocare con l'Australia? È un amichevole. No, per questo vi dico, cioè, dipende questo problemino quanto è... Invasivo. Perché comunque se lo porta dietro la prestagione, evidentemente, cioè non è da ieri, non è dalla scorsa settimana. Quindi capita a volte che i giocatori magari si portino dietro dei fastidi. Poi col fatto che comunque il Milan gioca una volta alla settimana, magari è più gestibile, no? Ma c'era Rispetto stata a adesso, stagioni in cui giochi ogni 3 giorni. dubbio del lunedì. Come se il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì non ci fossero i dubbi. No, chiedo Non a è una voi, rubrica speciale ma del- credo più a casa, che forse qualcuno ci viene in soccorso. C'è stata una partita del Milan delle ultime dove Pulisic era stato in dubbio fino all'ultimo e poi ha giocato. Col Parole Napoli. di La Allegri. mano, Napoli. La mano. No, non era No, la mano. Napoli.
Ce n'era un'altra, se forse Allegri, Napoli. Milan-Napoli Anche prima, dice anche nel prima. prepartita dice Pulisic è stato in dubbio fino a stamattina, l'ho provato. Poi c'era Ma- stata la partita Poi gol e Udine, assist. sì. C'era stata la partita Udine in cui l'hanno preso di mira, hanno tirato giù Ah, sì, 3, gli hanno 4, tirato- 5 volte, è uscito quasi zoppicando. Ha avuto il problema della mano nella sosta nazionale precedente. Però nonostante ciò comunque è sempre riuscito ad andare in campo bene o male e fare bene, quindi Per me lo speriamo che anche a sto salva. giro sia così. Per me lo salva, tra virgolette. Se ha un problemino, non dico cronico, però un problemino che ti porti un po' dietro, ti salvi perché non giochi ogni 3 giorni. Cioè è più gestibile la caviglia. Poi, ma io spero che lo possa risolvere, però. Battuta da bar? Se sta così, speriamo che stia meglio, anzi stia peggio così fino ai prossimi 3 mesi, se segna, se è così. No, pensavo dicessi che eri un pochettino preoccupato, come c'è scritto Daniele in chat, ma No, quello no, Devo me la sono ringraziare. evitata. Vai, Dimmi. Bea. Devo ringrazia ringraziare un po'. Giuseppe che ci dona 2 franchi svizzeri e scrive: senza Pulisic chi segna? Bella, bella domanda. Adesso caro ne parliamo. Giuseppe. Poi c'è Leonardo che è abbonato, si è abbonato con noi ed è il 40° mese, quindi super, e chiede a Harry perché non gli piace Pochettino. ma da dove Se inizio? è quella mezz'ora. Da dove inizio? No, non mi è piaciuto per niente come ha gestito la sua avventura al Tottenham e il modo che ha di comunicare, ma proprio per niente. E una donazione di Patrick che ci dona 5 euro, grazie mille Patrick. Grazie Patrick. E scrive: buongiorno ragazzi, ma sbaglio o manca un editoriale, direttore? No. Per esempio, sulla notizia buttata, credo lì, dello scambio Leo Tonali, che Leao. faresti, Bea? Leao, Leao non Tonali. Ma Leo Tonali subito. Leo Tonali Andiamo sì, via Menini mando Menini a Newcastle domani. a Newcastle e noi ci prendiamo Tonali. Tanto in redazione, ci sta. A parte che per te la domanda, quindi Io su Sandro, con le lacrime. Ma malincuore anch'io direi di sì. ragazzi, un giocatore come Sandro nel mondo di oggi calcistico non lo trovi. Umanamente, proprio legale. Vabbè, era una domanda, non era una prosopopea. Però manca un editoriale. Ma posso dire una cosa? Ah. Per me tutti i giocatori del Milan con Tonali io dico sì. Ci Sì, sta. io non salvo, cioè, ma per chi devo dire no? Ci sta. Cioè io, se mi dicono chiunque della rosa dai a Newcastle di Antonali, io dico sì, con tutto il bene, ma tutti, cioè tutti, non c'è uno che dico no, lui no. Mettimi la grafica numero 7, Morgan. Perché in tutto questo, come hai detto, c'è il problema di Alexis, che è forse quello un pochino più all'orizzonte, Sì. un pochino più problematico. Ora, chi è al suo posto? Se, come hai detto, dovrebbe essere confermato il problema muscolare. Lo facciamo per domenica e basta, incrociando le dita e sperando che non vada oltre i 10 giorni di stop e quindi salta solo la Fiorentina. Opzioni da urlo. Opzione A è Ruben Loftus-Cheek. Adesso faccio il sondaggio. Opzione B E quella là in è fondo. Atecame. In fondo, piccolino, sulla strada, ho messo Christian Ma Pulisic. poverino, cioè. Perché Che non lo sarebbe voglio. l'opzione C? L'opzione C, ma non la voglio neanche prendere in considerazione. No, perché no. spostarlo dove sta facendo Non così penso tanto lo bene. Ecco. No, non penso lo faccia. Io posso dire, io scelgo Atecame. Perché, cioè, proprio Daniele mi chiede di fare il sondaggio, lo faccio allora. per come, cioè, gioca Alexis. Allora, patto che nessuno dei due, secondo me. Lo sostituisce Ecco. per bene. Però, cioè, l'intensità che ci mette Salmacher nel suo ruolo, nella posizione. Cioè, Loftus-Cheek l'intensità proprio non ce l'ha mai. Poi magari altre doti Loftus-Cheek, però l'intensità che ci mette Alexis, cioè il suo stare in partita 90 minuti, corsa, sacrificio. Ma Loftus-Cheek proprio non ce l'ha proprio per niente. Quindi piuttosto Atecame magari la fa peggio, ovviamente, di Salmacher. Però magari ci mette quella gamba. Ripeto, nessuno dei due. Però proprio Loftus a dare quell'intensità non ce lo vedo per niente. Ma guarda, io quando ho provato anche a ipotizzare nella testa, magari mettendo in grafica anche una sorta di opzione C legata al cambio di modulo, Io lì volevo arrivare.
Però mi sono ricordato le parole di Peppe Di Stefano qua da noi, che se avete perso vi ritrovate nella clip che è uscita sabato, che ci ha detto, ma è tornata anche quella sorta di normalità a Milanello del tipo si fa male X e il sostituto è Y, gioca Y, non ci si inventa che sposto Rabiot a sinistra così devo mettere un altro in mezzo perché non gioca Bartesaghi, no. Gioca Bartesaghi a sinistra, Rabiot fa il suo ruolo. E quindi a Tekame dici. Idem, in questo caso sarebbe a Tekame, tutt'al più Loftus-Cheek perché anche lui è fuori, è in panca. Cioè non sto a spostare Pulisic, non sto a spostare il modulo. Quello sicuramente. Il cambio modulo per me è un'opzione se hanno già fatto dei tentativi. Nel senso, Allegri è 3, 4, 5, 6 volte che in conferenza ci dice stiamo anche pensando a altri modi di giocare che magari più avanti nella stagione giocheremo in modo diverso, no? Allora o ci dice delle fesserie, che potrebbe anche essere, oppure magari davvero stanno provando delle alternative, magari solo provando così 5-10 minuti a fine allenamento, cioè. Però comunque se dovessi cambiare modulo mi immaginerei più una sorta di 4-3-3 con o Tomori bloccato o Atekame, con Bartesaghi, con Rabiot, Modric e Fofana, e con davanti, se sta bene Leao, se non Kunku, Pulisic e Jimenez. Ti ricordo che in teoria a sinistra potrebbe riesserci Bartesaghi, quindi potremmo partire dal primo minuto con Bartesaghi a Tekame, se no. No, o con Tomori bloccato. Cioè, Questo è uno dei motivi per cui diciamo che il mercato bene, ma non benissimo. No, il mercato è corto per questi motivi qua. Il mercato sugli esterni e sui centrali è corto. Poi fai il segno della croce e speri che non accada niente, però... Chi è che ha detto che eravamo corti sul mercato? Rabiot? Parlando dei difensori centrali? Può essere. C'era un nostro tesserato negli ultimi giorni che aveva detto una roba del genere, credo Rabiot proprio, dicendo che sì, ha fatto un ottimo mercato, cioè, che magari siamo un po' corti sui centrali, un po'... Ta-da-dam. Ma perché cioè, non è, anche qui non è che bisogna sempre raccontare il paese dei balocchi, se il paese dei balocchi non è che sia stato fatto un grande lavoro nel centrocampo, l'abbiamo detto tutti, che magari Allegri avrebbe preferito un'altra punta rispetto a Jimenez, pure che in difesa sei corto se giochi a 3 anche, cioè non è che bisogna, perché bisogna sempre essere o di cioccolato o di fango, ci sono anche le vie di mezzo, cioè. Bella, mi è piaciuta come sei riuscita. Perché a metà ho detto no, adesso sto per dire qualcosa di Vabbè, veramente... ma siamo nell'epoca in cui sei o di cioccolato o di fango, cioè nel senso non c'è una via di mezzo mai. Ma usciamo dal fango Sì, usciamo, e usciamo. buttiamoci sabbie nel... mobili usciamo. Sì, esattamente, meglio forse. Stavo andando a vedere, giustamente in chat qualcuno ci ricordava che anche la Fiorentina ha dei problemi, ma ne parliamo in chiusura per quanto riguarda Moise e Ken, perché non è solo di Ken che dovremmo parlare, perché non ha anche altri giocatori sono un po' acciaccati. sì, ad esempio oggi tornata a allenarsi soltanto per gli indisponibili la Fiorentina, domani a ranghi completi. Chi ad esempio sono da verificare sono Dodò, interessante questo, Fazzini, ci sono, diciamo così, opportunità per recuperarli, come ad esempio lo stesso Som, che potrebbe insomma recuperare, ha rinunciato alla nazionale svizzera proprio per curare la fascite plantare. Fascite plantare? Sì. Roba di Pippo Inzaghi. Altrimenti, come scrive Gazzetta, potremmo vedere uno dei giocatori accostati al Milan nell'ultima estate. Nicolò Fortini? Jacopo Fortini. Nicolò è lo zio, credo. Ero Fortissimo anche lui. convinto si chiamasse Nicolò, non so perché. Va bene, vediamo invece chi giocherà stasera. Se grafica numero 8, proprio Pierre Nkunku. Prima il fratello. c'è una donazione di Giuseppe che ci dona altri 5 franchi svizzeri e ci scrive: ma quando tutti i centrocampisti saranno al 100%, per la qualità che abbiamo, non conviene giocare a rombo con 4 centrocampisti e 2 punte, 4 dietro? Questa è la risposta di Henry. La mia invece è che no, non mi vengono in mente a me nel calcio di oggi. Dovrei stare a impegnarmi in moduli che non hanno esterni. no, si gioca esterni ma con i terzini, cioè 4-4-2 ma col rombo,
4-3-1-2 in pratica. Ma a te vengono in mente squadre negli ultimi 5 anni che hanno avuto successo con sto modulo? Quel 4-3-1-2? A spanne no. proprio zero, 4-3-1-2 eh. no. Sì, forse 0. L'unico... Perché anche tipo Guardiola c'ha Doku, Foden, esterni d'attacco. Il Bayern usa gli esterni d'attacco. Cioè, il Liverpool c'ha solo esterni d'attacco, li mette anche a fare le punte. Sì, forse nessuno. Uno degli ultimi siamo stati forse noi a portarlo alla vittoria, quel modulo lì proprio. Anni fa. Per dire. Chi torna invece titolare è Christopher Nkunku. Bea. Sì, io non lo capisco ancora questo giocatore, non mi chiedere opinioni su Nkunku perché non lo so, cioè l'ho visto poco, ha fatto un gol, ha preso quel rigore, che io dico ha preso il rigore perché l'aveva preso, poi che non gliel'abbiano dato è un altro problema, però con la Juve ha fatto un ingresso terribile, cioè per me da 4, proprio. Da SV. Da SV, sì. Peraltro Quindi è rivisto... vediamo, cioè spero che magari la titolarità con la Francia gli dia un po' di Boost emotivo, fisico, tutto, perché non lo so. Cioè comunque abbiamo pagato 42.000, cioè sta cosa per me non è... Cioè, perché è ancora a ottobre, Bea. Ho capito, però è stato talmente veloce che in questo momento pesano più i 38 di Yashari che i 42 di Nkunku. Cioè tu senti parlare più dei 38 di Yashari o dei 42 di Nkunku? Di nessuno dei due per ora, perché Yashar è stato ben coperto da Modric, Rabiot e compagnia. E dall'infortunio. Lui, sai cosa? Ogni e tanto... dall'infortunio, perché se no Adesso non era correggetemi coperto. se sbaglio, anche da casa. Non mi sembra che sia quasi invece un giocatore in prestito? Sì, stavo Sì. per dire esattamente Sì, questa cosa. tipo un Sembra Joao uno Felix. arrivato dal Chelsea tipo in prestito. Gli ultimi con 5 giorni di diritti. mercato. Sì. No, Cosa no? non è in prestito. Ah, era una no, cheat! lo No. so. Ok. Ha grande. citato Max. Beh, ma Vai cosa che ti sta succedendo? Sta arrivando. Cheat di Max. Sta arrivando, aspetto il messaggio di Daniele adesso. Sta arrivando. Sarà un motivo. Ci Ecco. sarà un motivo. Beh, ma tutto bene? Però non è in prestito, 42 milioni. Ecco Daniele che Ecco, manda i no, cavalli, ma non avevo infatti dubbi. stavo per dire, sembra uno arrivato in prestito tipo a 3 più diritto di riscatto a 45 di quei giocatori che sai che non riscatterai, no? E invece no, e invece è stato preso a 38 deve, più deve 39, salire sicuramente di livello, come ci scrivono da casa. sì. Tra l'altro, vista a posteriori, la sfuriata mega di Max è proprio su lui che perde quel è pallone. il suo colpo di petto al limite Madre dell'aria santa. che quasi ci costa il pari, con Max che si gira e dice in spogliatoio non fiata nessuno. Però se ne è parlato? No. No, Di cosa si è parlato? vabbè, Di altro. portiamoci a casa Noi la cosa sai di cosa positiva. dobbiamo parlare, Bea? Di Carlo Teodori che dona 6 euro e scrive: io adoro questo direttore Simone Cristao. Carlo, tu sì che sei Si un sta intenditore. rifacendo dai talk in cui ha donato 2 volte scrivendo in una Enrico e in una Bea. Deve un po' recuperare con Sì, poi venerdì ha scritto Rimini Imperat Carlo donando. Vero, Quindi... molto vero. Grande Carlo. Ma facciamo una diretta io e te. Solo io e te. Torna titolare con Jean-Philippe Mateta stasera probabilmente per un attacco così esotico della Francia. Attacco esotico in Islanda. Potevamo esserci noi lì, Henry. Larry là potevo esserci io. No, sì, perché Mateta, non so se vi ricordate, quest'estate, tra l'altro sarebbe curioso sapere se Allegri preferiva Mateta o Santiago. Non lo so. Però ti dico anche che Mateta quest'anno ha infilato ben 2 gol col Palace in 7 presenze, 600 minuti, 2 gol. Santiago 0, era inutile. che 0 in facciamo. 500, sì. Vabbè. Andiamo avanti. Non è che mi sembra che... No, per dire che vabbè, un buon giocatore, però non è che abbiamo perso. il ritmo per finire a 13-14 come l'anno scorso. Andiamo avanti. Grafica numero 9, a proposito di Francia, ha parlato del ritiro della Francia prima della partita Mike Maignan Sì. dal ritiro, ha parlato anche di un po' di se stesso. Queste in realtà sono le parole legate a Milan Perte, perché tra poco parliamo anche del comunicato Milan Como aperti, non Milan Perti. Milan Perta a Como. Giochiamo.
Sarebbe stato bello. Milan Perth Glory l'abbiamo fatta quest'estate, ti ricordo, quella che abbiamo vinto. Milan Abbiamo anche Perth preso un Glory. gol, mi sa. Leggo Mike. Sono pienamente d'accordo con Adrien Rabiot. Si dimenticano molte cose, pensano molto all'aspetto finanziario. È una partita del campionato italiano, non capisco perché si giochi all'estero. Inoltre, stiamo perdendo una partita in casa, anche se i nostri obiettivi sono alti e non dovremmo lasciare nulla al caso. Neanche Mike è d'accordo su questa trasferta, ma perché obiettivamente, cioè, è senza un senso. Ma fisicamente, cioè, tu sottoponi gli atleti a un rischio alto, cioè ragazzi, il rischio è alto. Non è che i giocatori si lamentano e non devono lamentarsi perché sono ultra pagati, a parte che è una frase da bar che lasciamo perdere. Ma perché è un rischio? Cioè, ve l'ha spiegato anche il dottor Marano quando è stato con il collegamento con noi. Vabbè, su questo chi non vuole sentire non Cioè, sente. ma è un rischio, cioè, ma poi, cioè, 18 ore di volo, partita e poi torni. Non è che stai là un mese, che dici, vabbè, fai 18 ore di volo, però poi Sì, ti abitui stai una un ventina attimo, di il jet giorni lag. e dopo 20 giorni rifai un volo del genere, no? Cioè, no, quindi... Pazienza, tanto ormai abbiamo capito che l'iter si è messo talmente in moto, soprattutto c'è dietro all'iter le due società, perché adesso vedremo anche il comunicato del Como, c'è la Lega Serie A, c'è a questo punto la UEFA che ha chiuso un occhio e ha detto vabbè fatela, Sì. e quindi credo che si giocherà a questo punto aperte senza altre discussioni. Poi, insomma, se si vuole andare anche un pochino oltre il, diciamo così, il partitismo del sì a tutti i costi o no a tutti i costi, basterebbe aprire un attimo gli occhi e capire che nel giro di 5 giorni in pratica fai 2 volte 20 ore di quello è il volo. punto. 5 giorni. Perché arrivi lì 3 giorni prima e il giorno dopo praticamente vai via. 30 ore di volo, 3, 1 e fuso, 1, 5. temperatura differente perché Vabbè, ragazzi. sarà comunque qua freddo. Sì. Poi giustamente come scrive adesso il Como, grafico numero 10, ci dobbiamo anche bere ste robe qui, perché onestamente pure farsi sentire la paternale sul fatto che il calcio italiano è in disarmo rispetto al resto, ma lo sappiamo, ma non è andando aperte. Guarda, mi ci gioco quello che volete e tanto, ma cosa vuoi che cambi se le due società vanno a Perth, Australia, nel mese di febbraio, invece di magari sistemare 2 o 3 cosine di cui avremo bisogno adesso per far andare meglio il calcio italiano, non andare Ma poi non mi sembra neanche un paese in cui, oddio, il calcio è... Cioè, ci sono dei paesi in cui magari andare a giocare ti dà una visibilità di un... Ma vabbè, leggo il comunicato del Como. Ma ogni tanto, invece di fare questi comunicati che adesso leggerai, se addirittura l'abbiamo dovuto dividere in 2, ogni tanto dire sì, a noi schifo, 5-6 milioni in più in tasca non fanno e un po' di visibilità in più non fa. Ogni tanto essere anche un pochino onesti fa schifo. Cari tifosi del Como, se approvato dalla FIFA, il Como volerà aperti in Australia questo febbraio per affrontare il Milan, partecipando a una missione condivisa, riportare la Serie A al centro della conversazione calcistica mondiale e garantire un futuro più solido a ogni club che rappresenta questo campionato. Sappiamo che questo viaggio potrà richiedere sacrifici, ma a volte è necessario, non per il beneficio individuale, ma per il bene comune, per la crescita e soprattutto per la sopravvivenza della Lega stessa. Quindi scopriamo che Sì, praticamente... se non si va a Perth muore No, la ma più Serie che A. altro, cioè, Finito se il non si va calcio. aperta, allora prendono soldi, il Lecce, il Parma, Sì, sì. tutte. Ok. Dobbiamo chiederci con onestà come possiamo trattenere i nostri migliori giocatori, costruire squadre competitive e attrarre i grandi nomi del calcio mondiale se non siamo disposti ad evolverci. Sì, ma infatti Fabregas poi quest'estate ha detto proprio così, ha detto... Mi mette che la prossima, parlando Morgan. dei giovani del campionato italiano, ha detto ma vedrete che andando a Perth non prenderemo più i giovani ex Real Madrid e Barcellona spagnoli, ma prenderemo quelli italiani. Sì, proprio così. Non si tratta di avidità, la maggior No. parte dei club italiani non è redditizia, si tratta di sopravvivenza e di costruire un futuro in cui la Serie A possa restare competitiva, rispettata e ammirata a livello globale. Aperta non sarà solo una partita, ma una dichiarazione di intenti, un movimento per riconnettere il mondo con la bellezza, la cultura e la passione del calcio italiano
e vogliamo che tu ne faccia parte. Stiamo invitando 50 tifosi a unirsi a noi in questo viaggio in Australia per stare al nostro fianco come ambasciatori del Como e della Serie A. Insieme mostreremo al mondo cosa rappresenta davvero il calcio italiano, tradizione, cuore e speranza per il futuro. Insieme resistiamo, cresciamo, sopravviviamo. A me sembra una follia sto comunicato, però vabbè. Cioè follia nel ma senso non che neanche commentarlo. ma stiamo raccontando una cosa che non esiste. Il Milan non ha ancora fatto niente a riguardo, vero? Cioè, ha parlato Rabiot, ma Guarda, non è... per una volta tanto mi auguro che non dica niente come spesso accade il Milan, anche qui bypassi, perché se devono fare una roba del genere mi auguro che non ne esca niente Ma più che di altro sai partorito cosa? da noi di una roba del genere. Perché Ma più che altro sai veramente- cosa? Cioè io capisco che tu non possa fare un comunicato in cui dici andiamo aperte per prendere soldi, però neanche far così, cioè è veramente un qualcosa di... cioè, comunque sappiatelo che queste 40 ore di volo a febbraio salveranno salveranno la il Serie A. calcio Quindi italiano. la prossima volta che arriva un club di Premier a prendere un giocatore italiano promettente, No. grazie a Milan Milan Pert Pert, no. e a Milan Como a Pert, non accadrà. Ok. Stadi che cadono a pezzi? No. Problemi di diritti TV? No. Problemi legati a dare commissioni su... Calcio, esatto. Le regole che non esistono sugli agenti? No. Calcio giovanile Milan in cui Pert, conta più vincere adesso- il torneo della parrocchia piuttosto che far crescere e divertire i ragazzi? No, niente di tutto questo. Nazionale che non fa quasi Tre mondiali forse di tre fila? mondiali? No. Milan Milan Como aperto, salva ragazzi. tutto adesso. Sì, vedrete che Mannaggia. con questa partita che qua roba, veramente. vedrete. Andiamo avanti, va. Grafica numero 12, torniamo in Italia, che è meglio. Da Milanello, ma uno basta dire sì, 6 milioni. Metto in tasca. Che sono quelli che non prendo al botteghino per le 4 partite di Champions che mi sono scusa, saltate. La missione resistiamo, cresciamo, dai no. Da Milanello, oggi è giorno di riposo, ma come vi avevamo già detto, non per Leao, che dopo aver lasciato il ritiro della nazionale atteso oggi per un allenamento personalizzato, invece gli allenamenti riprenderanno domani pomeriggio, mentre Allegri avrà tutti a disposizione da giovedì. Quindi abbiamo per preparare Milan-Fiorentina giovedì, venerdì, sabato. Va bene, finalmente torna un po' a animarsi perché l'avevamo detto la settimana scorsa, erano rimasti in 4 a Milanello, letteralmente 4 di movimento. Che adesso sì. non ricordo perché Bravo, sennò dovrei fare il dubbio solito. sì. Però erano Fofana, Tomori, Odogu E Ricci. e Ricci, che se torna da Euro Disney riesce anche a... No, ha fatto bene. D'altronde i giorni liberi uno se li fa come cavolo vuole. Giustamente, dato a divertirsi a Euro Disney, ci sta. Infatti. Andrei anch'io. Invece di essere qui tra la vita e la morte. Ma torneremo a parlare di Milanello da domani quando si rianimerà. Sì. Torniamo invece a parlare di Milan-Fiorentina, grafica 13. Morgan, perché insomma ha fatto molto bene nella partita. In realtà da sempre, da quando Rino Gattuso è diventato CT dell'Italia. Sì. Moise Kean ha lasciato il raduno dell'Italia, ha lasciato anche l'Italia, nel senso che è uscito intorno alla metà del primo tempo, anche poco prima della metà del primo tempo, per un problema anche lui alla caviglia. Da quello che filtra Bea, insomma, è un problema, il problema c'è. Per me domenica non c'è. Poi se, non so, se recupera miracolosamente, però non credo che lo vedremo a San Siro. Cioè non è un problemino. Ma no. Ma è solo un problemino. No, anche scherzi a perché parte, no. diciamo che da quando c'è Rino Gattuso come CT della nazionale ha voluto un po' cambiare questa cosa che appena un giocatore si faceva male o aveva un fastidietto ritornava subito, ce l'abbiamo visto l'anno scorso con i giocatori dell'Inter, c'era l'esodo, no, da Coverciano. Rino ha voluto un po' riassettare questa cosa facendo capire che Coverciano comunque ha dei professionisti, giustamente. Quindi se un giocatore va via dal ritiro della nazionale è perché evidentemente ha qualcosa che è un po' di più. Poi è chiaro che ci avviciniamo alla fine della sosta, non ne siamo all'inizio. Però Ma Bea, scusa, volevo chiederti, ma secondo te la Fiorentina cambierà il modo di attaccare senza Moise Kean? No, perché dovrebbe cambiare. mannaggia.
E poi io continuo a ribadire che io quella domanda l'avevo fatta in maniera Tranquilla. logica, cioè l'unico non titolare era Tomori, era con Kier, 5 gol. Vabbè, qualcuno ovviamente non avrà colto una cheat tua, Una tra cheat l'altro. pre-derby È una mia 5-1. cheat, cioè è la cheat di Pioli, perché Cheat di io ho Pioli fatto una alla domanda di normalissima. Bea. No, però io vi ricordo che comunque la Fiorentina ha 2 attaccanti, oltre a Ken, che l'anno scorso qua a San Siro ha fatto un po' quello che voleva, un po' come tutte le squadre, tutti i giocatori. No, vi ricordo che Roberto Piccoli ci segnò un famoso 3-2, poi annullato per pestone su Malik Ciao a Lecce, 50 a metri. centrocampo. E che Edin Dzeko nei derby appunto di quel signore lì in panchina col Milan, cioè Stefano Pioli, Edin Dzeko al 4° minuto o al 7° segnava, e sono gli attaccanti della Tra Fiorentina, l'altro, quindi ci pensavo l'altro giorno, Come no? se le chiama, era incredibile. Ci pensavo l'altro Che giorno a giocatore. quel derby terribile in semifinale con l'Inter. Quanto sia passato in sordina quel derby? Ma vi ricordate? Quante ne chi abbiamo se lo sentite? scorda? Vi ricordate che non si poteva dar la colpa quanto l'avesse preparata male Stefano Pioli perché aveva la rosa non all'altezza rispetto all'Inter? Quante ne abbiamo sentite? Quante? Potrei scriverci un libro su quante ne abbiamo sentite. Le stesse che si stanno sentendo i tifosi della Fiorentina No, nell'ultimo mese e mezzo. Ma, sì, ho capito, però ma cioè, fortunatamente non è più un nostro problema. no, semifinale con l'Inter, cioè semifinale, derby stracittadino, preparate in maniera terribile entrambe, però poverino, povero. Ma infatti, come Quante ne abbiamo giustamente scrive Fabio, tra le righe, ne parliamo da lunedì. No, ma al di là di Sì, lunedì, cioè ok. io lo dico anche tra un Dopo- mese, dopo. dicevo anche un mese fa, After. cioè se ripenso a tutte quelle cose giustificative, proprio mi viene proprio tristezza. Assuefazione alle sconfitte, bravo Rudy. Esattamente così. Perfetto. Vabbè, andiamo avanti, Andiamo dai, avanti. che è meglio. Torniamo pure in studio, anche perché abbiamo 10 minuti ancora abbondanti di trasmissione, quindi a questo punto Apriamo le telefonate. stava a San dire. facciamo un gioco e che lei dice No, sì, non ho è un gioco. Oggi non abbiamo preparato. non ho preparato giochi. Non so, da casa mi sono piaciuti i giochi. O leggiamo sì, le no? chat, o leggiamo le Scusa, chat. rispondo a Fabio. Non è che sei rimasto solo, cioè non è che noi non ammiriamo Pioli, e quello che ha fatto è da ricordare. Scudetto pazzesco insieme a tutti gli altri che l'hanno vinto. Semplicemente, cioè, le cose sono cambiate drasticamente dal È lunedì al cambiato martedì. lui più che altro, è cambiato cioè, lui e come giocava il Milan, cioè, è, guarda. è da distinguere, il Milan scudetto e pre-scudetto, niente da dire, anzi solo grazie. Io quando parte Freed from Desire ancora accanto Pioli's on Fire, perché è stato un anno pazzesco quello dello scudetto. Anche l'anno è stato prima, un periodo l'anno bellissimo, il ritorno in Champions bellissimo, e quello scudetto è anche e soprattutto di Stefano Pioli, oltre che di tutti gli altri protagonisti. E che poi ha perso la Brocca e la Trebisonda per me. Cioè è cambiato completamente sia come persona, nel senso che a livello comunicativo anche nei confronti di addetti ai lavori, e sia come giocava il Milan, proprio è cambiato come giocava il Milan. E se non volete credere a me, sentite quello che ha sempre raccontato mister Bottoni, cioè che ha proprio evidenziato questo cambiamento di giocare. Però cioè, quello che ha fatto prima, per carità, ripeto, ancora Anzi. l'accanto e Pioli on Fire. Io mi ricordo il peggio invece, Fabio, perché ne ha fatte veramente troppe. E invece ne ha fatte talmente troppe che per quanto mi riguarda ha oscurato il buono che ha fatto, perché è andato veramente oltre in certe cose, sia in pubblico che a Milanello nella gestione dei giocatori e quant'altro. È andato veramente Quello troppo oltre. Sai come quando da bambino a un certo punto facevi il castello di sabbia, era tanto bello, appena avevi finito ti veniva quella insana voglia di calpestarlo? Non è andato tanto lontano. No, io non ho dimenticato il pre, però diciamo che il post è stato È brutto, molto brutto. anche umanamente per quanto mi riguarda. Ma io non ti sto parlando dell'allenatore. L'allenatore insomma, fa il professionista, può far bene, può far male, vincere, perdere, eccetera, eccetera. È andato un po' oltre in determinate cose che non sono soltanto Le partite. il classico 1x2. Ecco, tutto qua. Vabbè, mi taccio che è meglio. Sì, che c'è la partita domenica sera. Chiamate che è meglio perché sennò vado oltre. Sì, Grazie chiamate, Fabio, 02. grazie Fabio che ci scrive Bea Harry, siete favolosi con lo stesso maglioncino. Hai visto? 0249428479 il numero per telefonarci, far due chiacchiere con noi.
in questo finale di puntata. Noi nel mentre leggiamo anche la chat. Donazione abbiamo ringraziato tutti, abbonamenti abbiamo ringraziato tutti, sì. Siamo a posto. Anzi, no, ringrazio Carlo Teodori Allora. che ci ha donato altri 6 euro e ha scritto Bea, i soldi Bea, Supert, credo, ciao Mike. Ah, perché Mike dicendo così ha messo... Ma tanto è Mike che decide, non è il Milan in questo caso. No, esatto. Quindi non penso che si siano risentiti del fatto che Mike abbia detto andare là è solo per una questione economica. Anche perché è così, non so come dirglielo. Cioè, vorrebbe dire o fai il comunicato che ha fatto il Como oppure... Va bene. Luca, ma come al seggio? Luca lavora per la comunità, no? Ci mette il like senza ascoltare, Grazie. sulla Grazie, fiducia. Luca. Quindi non Luca. sta sentendo che gli diciamo grazie. No, ma infatti Luca, sei il peggior Come faccio a ascoltatore capirgli che è di al Radio Adesso Rossonera. gli scrivo con l'account della radio, grazie Luca. Al seggio devi inserire la scheda, no? Al seggio, Sì. quindi la busta. Sì. Assolutamente sì. Va bene. Andiamo avanti. Vabbè, ma cosa devo fare? Scusa. Ma l'hai scritto tu in chat, brava, grande. Sì, veramente. grazie Luca, visto che non ci può sentire. Fabio ci fa una domanda, ci chiede: Dimmi. ma i danni da infortuni vengono pagati dalle nazionali ai rispettivi club che pagano lautamente gli stipendi? In teoria sì, per queste cose qui no. Cioè, se uno si fa una contratturina che esatto. salta una partita non succede niente. Se tipo parte un ginocchio, Anche perché, Se sta fuori ad mese, c'è sì, sì. l'assicurazione. anche perché, ad esempio, quando si va in nazionale, dopo che un giocatore magari ha fatto 2-3 partite consecutive ogni 3 giorni, arriva in nazionale, dopo 2 giorni si fa male, non è che è detto proprio che sia colpa della nazionale, anzi, se arrivi bello stanco capita che... Telefono? C'è una telefonata, pronto? Pronto, salve, ciao ragazzi, chiamo dalle stalle di Milanello. Sono Ciao. Daniele. Ciao Daniele. Ciao, Daniele. Ciao Tutto Daniele. bene? Tutto bene? Sì, tutto bene, tutto bene. Come procede la trasformazione di Bea in Allegri? Ma la stai vedendo? Guarda, già oggi ha cacciato fuori la prima cheat non richiesta, quindi pian piano ci Vabbè, sì. arriviamo. L'apice lo raggiungiamo con il nitrito. No. Sì, quello no, sì, quello no. Quando vedremo Bea felice di un bel 1-0 sporco, allora... Vabbè, ma se vinciamo lo scudetto, qualcosa legato al mondo dei cavalli, che ne so, per indossando forza. la giubba da... Sì, ti vesti da Fantino. Fantina. Vestita da cowboy. Io non sto dicendo che fate tutto voi, fate tutto A voi. parte che se vinciamo lo scudetto io vengo là, però le parole non le scordo di Simone. In che Oddio. senso? Attenzione. Cos'è che ho detto? Perché mi avevi detto che se giocavamo per venivi qua al qualcosa di talk. importante, Sì, assolutamente. l'ultimo venerdì. Sì. Beh, Max Allegri oltre a Iglitare l'ha portato Daniele al Certo, Milan, Daniele e Iglitare, sì. Certamente. Comunque, ho chiamato solo per salutarvi. Una curiosità, ma quando tornerà Yashari, secondo voi, chi perde il posto? Se lo perde qualcuno? quindi. Bella domanda. Ciao ragazzi. Ciao. Io la mia risposta ce l'ho. È facile. Per me nessuno. Se il Milan, esatto, se il Milan è primo in classifica o secondo in classifica o lì insomma in corsa per il campionato che è in un filotto di vittorie, che sta bene, funziona bene, soprattutto il centrocampo funziona bene, il posto per me lo perde Yashari. Nel senso che è difficile poi, cioè se quei 3 ingranano e continuano a giocare come stanno giocando, come fai a dire a Fofana, tipo, perché tanto so che l'indiziato numero 1 è Fofana, ma come fai a dirgli, senti Ciccio, Guarda, No, dove c'è magari gli dà entrare anche una 40 chance milioni? Allegri a Yashari, sicuramente, Però dipende quanto Allegri ha voluto Yashari per me. E questo onestamente nessuno lo sa, perché non vedo qualcuno che ne sta parlando. Magari verrà fuori quando si porrà la problematica, ma da come ha parlato Guarda. Allegri in conferenza stampa per me non è una cosa così veloce. No, ma ti dico, un po' di affollamento nel calendario c'è in dicembre. dicembre-gennaio, sì. Perché prima veramente... Adesso a ottobre ne abbiamo 3 in croce. No, ma a parte che lui tornerà a fine novembre, credo, tra tutto. E non c'è. A novembre ne abbiamo 4.
Proprio 4 Credo di che lui numero. torni all'ultima, cioè veniva detto che insomma da metà novembre poteva tornare in gruppo, ma dopo Ok. un lavoro di riatletizzazione. Mettiamo caso che torna per l'Inter il 23 novembre. Dopo lo sosta di novembre potrebbe essere un bel momento, ma di sicuro non gioca quella partita. Potrebbe tornare per rimettersi un po' in moto a inizio dicembre, fare qualche minutaggio importante tra le due sfide con la Lazio, tra la partita di campionato e la partita di Coppa Italia, e essere a disposizione per le rotazioni per la Supercoppa di Sì, metà dicembre. Bisogna però anche ricordarsi che sto ragazzo arriva, a parte che è arrivato dopo 2 mesi rotti, ma poi viene da un periodo in cui, cioè, comunque il gruppo di adesso, cioè, sta imparando a conoscerlo Allegri, si sta un po' amalgamando, no? Cioè, oltre alla data fisica di rientro nei ranghi di Yashari, bisogna anche considerare la data poi in cui davvero entra nei ritmi, negli schemi, tra virgolette, o comunque nell'armonia del centrocampo. Cioè, se trovi la quadra con quei tre che le giocano tutte loro e le giocano bene tutte loro, come fai a smontare il meccanismo? Però l'hai pagato tanto Yashari, Ma questo non è un problema di Però Allegri. dove però. ha detto che No, lo lo so. vede Allegri? In mezzo. In mezzo, e quindi probabilmente darà qualche turno di riposo a... E quindi Ricci smette di vedere il campo totalmente. Quando l'ha mai visto? Non lo so, questo... Onestamente Ricci è entrato sempre quando è successo qualcosa. No, lo so. O in Coppa Italia, che tra l'altro dal primo minuto per me non ha neanche fatto benissimo. Ma poverino, se non gioca, però... Però quando dicevamo a fine mercato, forse siamo andati un po' over a centrocampo, dovevamo andare un po' altrove. È andato over perché giochi solo il campionato, se no per me era No, giusto. sì, per carità. Però guarda, come scrive Sparvio, era 5 anni di contratto. Tu magari l'hai preso quest'anno perché pensi, se faceva un altro anno lì, Poi ancora la costa- Champions, No, no, se non lo prendevi più, l'anno prossimo Modric ne avrà 41, non è che No, ma ci è sta, eterno, anche ma non come fino in ragionamento, eterno. sì. Quindi magari ti sei già cautelato, però aspetta, volevo dire un'ultimissima cosa. Sempre per fare la storia dei figli e figliastri, Yashari si è speso tanto Iglitare, ma si è infortunato. Modric è venuto E perché Modric. Modric sta giocando invece quello che ha portato Allegri, perché tanto alla fine in campo ci va chi decide il mister. Certo. No, ti ho interrotto perché leggo poco fa un tweet di Antonio Vitiello. Salma Kerry è entrato poco fa a Milanello, confermata la diagnosi del Belgio, infortunio al flessore destro, salta la Fiorentina, nuovi esami tra una settimana. Quindi su Alexis. Si è stirato. Sì. Alexis era quello più indiziato per saltare la Fiorentina e la salta. È inutile stare qui a dire giorno per giorno. Se fa una settimana fuori, salta la Fiorentina. La prossima uguale, sono 2 settimane. Ragazzi, poi lo possiamo chiamare in tanti altri modi, però No, ma infatti, ripeto, era quello più... non è una contrattura. No. Ecco. No, ma anche se fosse stata una contrattura, magari con la Fiorentina lo tenevi comunque magari in panchina, ecco, così direi che proprio invece... E allora, recuperiamo no, scherzo, siamo arrivati in chiusura. Se volete recuperarvi il discorso che abbiamo fatto su Salma Kerr, che ahimè a questo punto diventa di veramente sì. iperattualità, ne abbiamo parlato alla grafica 7, riavvolgete il nastro, altrimenti ci vediamo domani. Grazie Bea. Grazie a voi, a domani. Henry. Ciao, domani. Ci ritroviamo stasera invece per una nostra clip, un'intervista esclusiva che abbiamo realizzato per la questione Pert. Ne parliamo stasera alle 19, dove non c'è il mister Emanuele Bottoni perché non c'è il calcio, e come detto il mister in privato, senza il calcio Che brutto. che brutto. Morgan, sigla, ci vediamo stasera. L'inverno è un viaggio. Vivilo con Kumo. Ci sono viaggi che non si misurano in chilometri, ma in esperienze. Vivile con gli pneumatici Kumo.